Oggi parliamo di verbi e facciamo un test a difficoltà incrementale, quindi dal livello principiante al livello avanzato, sui verbi riflessivi. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi ho preparato per te un fantastico test sui verbi riflessivi. All'inizio le domande sono più facili e poi piano piano diventano più difficili. Vediamo se riesci a rispondere correttamente a tutte le domande. Allora iniziamo subito con la prima domanda. Qui devi scegliere l'opzione corretta. La frase è: ogni mattina alle 7 io sveglio, mi sveglio, sveglio mi. Qual è la risposta corretta? Ti do un po' di tempo per pensarci, però se hai bisogno di più tempo puoi mettere in pausa il video. Dai, questa era facile. La risposta corretta è mi sveglio. Ogni mattina mi sveglio alle 7, dal verbo svegliarsi. Andiamo avanti con la numero 2. Tu, sempre le mani quando torni a casa. Tu ti lavi, tu lavi, tu te lavi. Qual è la risposta corretta? Beh, la risposta corretta è ti lavi. Tu ti lavi sempre le mani quando torni a casa. Infatti, con i verbi riflessivi dobbiamo usare i pronomi riflessivi. Il pronome riflessivo per la forma tu è ti. Andiamo avanti con la frase numero 3. Ieri sera Marco, alle 9, si ha addormentato, è addormentatosi, si è addormentato. Qual è la risposta corretta? La risposta corretta è si è addormentato. Infatti qui devi ricordare queste cose molto importanti. Il pronome riflessivo per lui e lei è si, che è lo stesso pronome riflessivo per loro. Qui abbiamo Marco, quindi lui, il pronome riflessivo di terza persona. E il pronome riflessivo si mette sempre prima del verbo, tranne quando abbiamo un imperativo. Ma non ti preoccupare, poi c'è una domanda anche su questo. E un'altra cosa molto importante che devi ricordare è che con i verbi riflessivi usiamo sempre, e dico sempre, come ausiliare nei tempi composti, come il passato prossimo, il verbo essere, sempre. Quindi si ha addormentato è sbagliato perché stiamo usando il verbo avere, invece dobbiamo usare il verbo essere. Ricorda questo, è molto importante. E adesso andiamo alla frase numero 4. Sofia e Paola si sono abbracciate, si hanno abbracciato, si sono abbracciato. Qual è la risposta corretta? La risposta corretta è si sono abbracciate. Abbracciate. Beh, questo è importantissimo. Ovviamente si hanno abbracciato è sbagliato perché ti ho appena detto che con i verbi riflessivi usiamo sempre essere. Ma quando usiamo essere come ausiliare, che cosa succede? Che il participio passato cambia in base al genere e numero del soggetto, della persona che fa l'azione. In questo caso, chi fa l'azione? Sofia e Paola. Quindi la versione femminile plurale del participio passato abbracciato, perché abbiamo Sofia e Paola, quindi un soggetto femminile e plurale. Ma questo è davvero un verbo riflessivo? No, questa è una costruzione che si chiama reciproca, perché l'azione è reciproca tra due persone. Sofia abbraccia Paola e Paola abbraccia Sofia. Per indicare questa reciprocità
tra due persone, io abbraccio te, tu abbracci me, usiamo semplicemente la costruzione riflessiva, quindi usiamo il pronome riflessivo e seguiamo tutte le regole dei verbi riflessivi, anche se il verbo abbracciare non è propriamente riflessivo. Questo è importante. Ora, qual è il problema? È che le regole sui verbi riflessivi sono tante. E forse tu già le conosci, ma hai bisogno di fare più pratica. E non ti preoccupare, perché abbiamo una sorpresa per te, un fantastico eserciziario sui verbi riflessivi. Se vuoi fare pratica con i verbi riflessivi, con tutti gli argomenti di cui parliamo oggi, quindi l'ausiliare, cambiare il participio passato, la posizione del pronome, i diversi verbi, per esempio il presente, il passato prossimo e l'imperativo. Con l'imperativo facciamo una cosa diversa. Insomma, tutto l'eserciziario ti aiuterà tantissimo. E in questo eserciziario troverai degli esercizi davvero fantastici e ovviamente, questo è anche molto importante, troverai le soluzioni, perché grazie alle soluzioni ovviamente puoi capire se hai fatto l'esercizio correttamente. Puoi scaricare questo fantastico eserciziario scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome e la tua email e ti invieremo questo fantastico eserciziario. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Ma adesso andiamo avanti con la nostra prossima domanda. Signori, pure in sala d'attesa. Vi sedete? Sedetevi? Sedetevi. Qual è la risposta corretta? La risposta corretta è sedetevi, sedetevi. Beh, qui abbiamo il verbo sedersi. Ma perché vi sedete è sbagliato? Beh, perché qui abbiamo un imperativo. Stiamo dando un ordine. O forse più che un ordine possiamo dire un invito. Stiamo invitando queste persone a sedersi. E in questi casi in italiano usiamo l'imperativo. Ma cosa succede con l'imperativo? Beh, con l'imperativo i pronomi si mettono dopo il verbo, attaccati a formare un'unica parola. Ecco perché sedetevi, sedetevi. Prima coniugo il verbo nella forma voi, sedere, quindi sedete, e poi aggiungo il pronome riflessivo per voi, vi, sedetevi. Adesso aumentiamo un po' di più la difficoltà. Io adesso ti farò vedere una frase o un piccolo dialogo e tu devi dirmi semplicemente se è corretta o no. E se c'è un errore, devi ovviamente correggerlo. Iniziamo dalla prima domanda, che è un dialogo. Marco, ti sei lavato le mani? Sì, me le sono lavato. È corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. O meglio, la risposta è sbagliata. Sì, me le sono lavato. Ma perché questa frase è sbagliata? Beh, noi abbiamo detto che con i verbi riflessivi usiamo sempre l'ausiliare essere. E qui abbiamo sono, quindi è corretto. Poi abbiamo anche detto che il participio passato cambia in base al genere e numero del soggetto. Il soggetto è Marco, quindi lavato è corretto? Però qui abbiamo una cosa diversa. Abbiamo le, che è un pronome oggetto diretto. E cosa fa le? Sostituisce le mani. E io non voglio ripetere le mani, quindi uso il pronome oggetto diretto le. E ricorda che i pronomi riflessivi cambiano la i in e quando abbiamo un pronome oggetto diretto. Infatti è corretto. Mi diventa me. Mi sono lavato, me le sono lavate. Ma perché? Perché ricorda che in italiano il pronome oggetto diretto vince sempre. Ricorda questa regola. Scrivila su un foglio e attaccala al frigorifero.
il pronome oggetto diretto vince sempre. Quindi anche se normalmente noi cambiamo il participio passato in base al genere e numero del soggetto quando abbiamo essere, se hai un pronome oggetto diretto cambia tutto. Perché devi cambiare il participio passato in base al genere e numero del pronome oggetto diretto. Ora, le sostituisce le mani. Le mani è femminile plurale. Ecco perché diciamo me, le sono lavate. Lavate. Capito? Andiamo avanti con la prossima frase. Io e il mio amico John ci scriviamo spesso. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Sì, è corretta perché abbiamo un'azione reciproca. Io scrivo a John e John scrive a me. Quindi ci scriviamo. Ci perché noi, io a lui a me. Il verbo scrivere normalmente non è riflessivo, ma usiamo la costruzione riflessiva perché abbiamo un'azione reciproca tra me e John. Andiamo avanti con la prossima frase. Immagina una madre, un padre che dice alla propria figlia: Chiara, ti metti la giacca. Corretta o sbagliata? Un ordine. Vabbè, io però do i consigli, non devo parlare. Questa frase è sbagliata. E ti ho anche dato un indizio. Qui abbiamo un ordine, un chiarissimo ordine. Chiara, la giacca. Quindi stiamo usando un imperativo. E dove mettiamo il pronome quando abbiamo un imperativo? Dopo. Chiara, mettiti la giacca. Mettiti la giacca. Ok? Andiamo avanti con la prossima frase. Che cosa vi siete detto alla riunione ieri tu e Gaia? È corretta o sbagliata? Sbagliata. Eh sì, e l'abbiamo già detto 1000 volte. Perché è sbagliata? Perché vi siete detto. Ma qui abbiamo un soggetto plurale. Tu e Gaia. Quindi potrebbe essere vi siete detti se tu è un uomo, quindi abbiamo un gruppo misto e si usa il maschile plurale. O vi siete dette se tu è donna, quindi abbiamo un gruppo di sole donne. Qui non abbiamo un pronome oggetto diretto, quindi non dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo solo cambiare il participio passato in base al soggetto. Tu e Gaia, voi. Perché abbiamo il verbo essere. E andiamo avanti con la prossima frase. Stasera ci guardiamo un bel film? Questa frase è corretta o sbagliata? Ci guardiamo un bel film. Questa frase sembra sbagliata, ma è corretta. Ora, chiaramente, il verbo guardare non è un verbo riflessivo, perché guardiamo noi stessi. No, non ha senso, guardiamo un film. Quindi perché stiamo usando la forma riflessiva? Non è neanche una costruzione reciproca, perché guardiamo il film, non io guardo te, tu guardi me. Ci guardiamo potrebbe significare quello. Ci guardiamo negli occhi. Io guardo te, tu guardi me. Ma non è questo il caso, perché guardiamo un film. E allora? Beh, in alcuni casi possiamo usare la forma riflessiva semplicemente come enfasi, per enfatizzare il coinvolgimento emotivo di una persona o un gruppo di persone. Se io ti dico ci guardiamo un film stasera, ti sto facendo capire che io sono emozionato di fare questa cosa. Guardiamo un film stasera è neutro, standard. Ci guardiamo un film, ti faccio capire che sono emozionato, che lo voglio vedere con te. È una cosa che ho tanta voglia di fare. Quindi la frase funzionerebbe anche senza C, però col C la rendi un po' più emotiva.
E adesso andiamo avanti e cambiamo di nuovo genere di domande. Infatti adesso devi completare con la forma corretta del verbo. Però attenzione, io ti darò due opzioni. Ti darò il verbo normale e il verbo riflessivo. Devi scegliere quale usare, se la forma normale o la forma riflessiva. Iniziamo dalla prima domanda. Mamma, non con me. Qui devi usare il verbo arrabbiare, quindi la forma standard, o arrabbiarsi, quindi la forma riflessiva. E devi usare il verbo nella forma tu dell'imperativo. Pensaci un po', se hai bisogno di più tempo, metti in pausa. Ora, prima di andare avanti, ti devo dire una cosa. Come si forma il negativo dell'imperativo nella forma tu? Non più infinito. Ricorda, questo è importante. La forma negativa dell'imperativo solo per la forma tu è non più infinito. E ora qui cosa scegliamo? Arrabbiare o arrabbiarsi? Beh, il verbo arrabbiare non esiste. Non possiamo arrabbiare una persona, ma possiamo arrabbiarci con una persona. Infatti qui abbiamo la preposizione con me. Il verbo arrabbiarsi è sempre riflessivo. Quindi dobbiamo usare non più l'infinito. Non arrabbiare, sì, ma quale pronome usiamo? Beh, ovviamente il bambino parla con la mamma. Mamma, tu non arrabbiare con me. Quindi tu dobbiamo usare il pronome riflessivo ti. E dove lo mettiamo? Beh, lo mettiamo dopo l'infinito, togliendo la E finale, non arrabbiarti, o possiamo mettere anche il pronome tra il non e l'infinito e dire non ti arrabbiare. Quindi non arrabbiarti o non ti arrabbiare. Sono perfette tutte e due. E adesso andiamo avanti con la prossima frase. E non ti preoccupare, siamo quasi arrivati alla fine. Ieri, i miei amici in piazza. E puoi scegliere tra incontrare o incontrarsi. Devi coniugare il verbo nella forma io. Ti do un po' di tempo per pensarci. Qui dobbiamo usare la forma standard, non quella riflessiva. Ieri ho incontrato i miei amici in piazza. E perché? Beh, perché il verbo incontrare è un po' particolare. Infatti possiamo usare il verbo incontrare nella forma riflessiva, incontrarsi, per dire la stessa cosa. Ma dobbiamo avere la preposizione con. Quindi la frase sarebbe ieri mi sono incontrato o mi sono incontrata con i miei amici in piazza. In questo caso la frase sarebbe corretta. Mi sono incontrato con i miei amici. Ma dato che non abbiamo la preposizione con e abbiamo semplicemente i miei amici, che è un oggetto diretto, dobbiamo usare la forma standard del verbo. Ma io già lo so che dall'altra parte di questo schermo c'è già qualcuno pronto a scrivere un commento dicendomi no Stefano, possiamo usare incontrarsi perché è un'azione reciproca. Io incontro i miei amici e i miei amici incontrano me. Sì, ma l'ordine delle parole è sbagliato. Perché certo, la frase può essere reciproca, ma quando una frase è reciproca, tutte e due le parti sono soggetto. Quindi la frase reciproca corretta sarebbe ieri io e i miei amici ci siamo incontrati in piazza. Così sì, però qui i miei amici non è un soggetto, è un oggetto. E quindi non funzionava. Andiamo avanti con la prossima frase. Michela e sua sorella non per 2 settimane. Qui puoi scegliere tra vedere o vedersi e usa il passato prossimo. Pensaci un po'. Qui usiamo vedersi. Michela e sua sorella
non si sono viste, perché appunto Michela e sua sorella, quindi un gruppo di sole donne, per 2 settimane. E attenzione, questo si sono viste, non è riflessivo, è chiaramente reciproco, perché Michela non ha visto sua sorella e sua sorella non ha visto Michela. Ma vedi qui com'è la struttura? Michela e sua sorella. Entrambe le parti sono un soggetto e sono all'inizio della frase. Ecco perché possiamo avere una costruzione reciproca. Andiamo avanti. Raffaele e Giulio, una buonissima pasta a ragù. Possiamo usare cucinare o cucinarsi. Anche qui usa il passato prossimo. Qui dobbiamo usare tutte e due. Possiamo usare tutte e due. Possiamo dire che Raffaele e Giulio hanno cucinato una buonissima pasta al ragù, ma possiamo anche dire che Raffaele e Giulio si sono cucinati, gruppo di uomini, quindi maschile plurale, una buonissima pasta al ragù. Ma perché possiamo dire hanno cucinato e si sono cucinati? Per lo stesso motivo di prima. Qui usiamo la forma riflessiva, anche se non è necessaria, per indicare il coinvolgimento emotivo di Raffaele e Giulio. Quindi se diciamo si sono cucinati, stiamo aggiungendo emozioni all'azione di Raffaele e Giulio. E finiamo finalmente con l'ultima domanda, e qui abbiamo un dialogo. Giulia, ti sei tolta le scarpe? Sì. E qui devi scegliere se usare togliere o togliersi. E devi rispondere alla domanda. Allora, qui abbiamo 2 opzioni. La prima opzione è molto semplice. Sì, mi sono tolta le scarpe. Perché questo? Coniughiamo il verbo nella forma io mi sono tolta, e usiamo tolta proprio perché sta parlando Giulia, quindi cambiamo il participio passato in base al soggetto, Giulia, che è femminile e singolare. Però sarebbe strano che Giulia, ti sei tolta le scarpe? Sì, mi sono tolta le scarpe. È ripetitivo. In un italiano naturale, se io rispondo a questa domanda, non userei di nuovo scarpe, ma posso sostituire scarpe con un pronome oggetto diretto. Le scarpe è femminile e plurale, quindi le. Il pronome oggetto diretto si mette subito dopo il pronome riflessivo e quindi mi diventa me. Sì, me, le, sono. I pronomi oggetto diretto vincono sempre, quindi tolte. Sì, me le sono tolte. Entrambe le frasi sono corrette, mi sono tolta le scarpe, sì, me le sono tolte. Quello che cambia è che dobbiamo cambiare mi in me se usiamo un pronome oggetto diretto, e cambiamo anche il participio passato, perché abbiamo un pronome oggetto diretto. E quindi cambiamo il participio passato in base al genere e numero del pronome oggetto diretto. Le, che sostituisce le scarpe, quindi femminile plurale, tolte. Oh, abbiamo finito questo fantastico test, quindi adesso spengo la videocamera e vado a fare altro. Tu no, perché tu hai ancora altri esercizi da fare sui verbi riflessivi, perché c'è un intero eserciziario sui verbi riflessivi pronto per te, con tanti esercizi fantastici e ovviamente anche le soluzioni per verificare che hai fatto tutto correttamente. Puoi scaricare questo fantastico eserciziario scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o visitando il link che trovi qui sotto in descrizione o sul primo commento. Spero che questa lezione ti sia piaciuta, ma come è andato il test? Bene? Male? Benissimo? Malissimo? Scrivilo qui sotto nei commenti e non importa, anche se è andato male, io voglio saperlo. Perché anche se hai sbagliato tante domande, adesso hai imparato. Perché ricorda, dagli errori impariamo tantissimo.
E se questa lezione ti ha aiutato e hai imparato nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo. Ci aiuta proprio a far crescere il canale e ad arrivare a tanti altri studenti e studentesse di italiano in giro per il mondo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!